Amici, buonasera. Benvenuti a casa mia, esattamente in cucina. Quella che vedete dietro di me non è una cartolina, è la nostra adorata e amata Pietrasanta. Mi sono chiesta come mai ho avuto tutta questa voglia di presentarvi la mia casa, me, così. Sorrido perché l'idea di condividere le mie cose che amo tanto mi dà gioia e serenità. È quello che ho fatto per tutta la vita. Mostrare le cose, presentarle, a volte venderle, a volte no. E perciò penso che questa voglia di uscire di casa e di incontrarvi è perché non mi sento sola, e mi sento protetta. Questa è la mia seconda diretta dalla cucina, che è la stanza molto amata dalle donne. Tutti sanno che io non cucino, a parte che sono la regina della pappa al pomodoro, il resto lo so fare così così. Il piacere di condividere questa cosa mi ha fatto ricordare una canzone di Battisti, Innocenti evasioni, innocenti emozioni, non mi ricordo. Mentre mi preparavo, sono andata in bagno, mi sono truccata, ho detto, ma guardate, chi l'avrebbe mai detto nella vita? Per parlare ci si veste come per un incontro. Mi sono messa anche il profumo, cioè proprio l'abitudine, come se qualcuno arrivasse a casa, e per me come se foste tutti di là, in salotto, in cucina, sotto, sopra, in terrazza, eccetera, eccetera. Il fatto che io anche abbia deciso di fare questa diretta è anche perché penso di essere un po' generosa e altruista. Mi piace l'idea di fare divertire, di dare un po' di gioia in questo frangente, come dicevo l'altra sera, surreale. E la parola surreale mi fa ricordare troppo la metafisica, il surrealismo, tutti questi importantissimi periodi d'arte che, guarda caso, sono nati ai primi del Novecento. C'era proprio voglia di andare oltre all'apparenza, all'apparente, al fisico e perciò abbiamo trovato il metafisico. Perciò metafisico, surreale, è esattamente quello che stiamo vivendo ora. Un curatore, Luca Beatrice di Torino, sta mandando un sacco di interessanti video, e proprio lui ha parlato di questo ponte tra le piazze vuote, le piazze d'Italia, le piazze di Giorgio De Chirico, padre della metafisica, e le piazze che si trovano adesso. Trovo che questo è un parallelo importante, con la differenza che noi stiamo vivendo una realtà, non stiamo guardando un quadro. Per questo usciamo da questa metafisica, stiamo nella fisica, cerchiamo di stare più vicini e più in amore di tutti noi. Questa è la cosa importante. Ma lo so, voi volete vedere la mia cucina e tutti i miei aggeggi. Questa che vedete alla mia destra è un'anta della finestrina dipinta da Antonio Possenti, che è l'artista che mi ha dato fiducia per primo. Ho fatto con lui le prime mostre della mia vita. E come vi dicevo l'altro giorno, spesso è buona usanza che l'artista faccia dei regali alla gallerista, e gli artisti generosi, secondo me, sono anche quelli che hanno fatto e fanno più strada. I cattivi, gli antipatici, gli egoisti e gli avari non vanno troppo lontano, perché alla fine è anche importante lasciare un buon profumo, sia noi galleristi, sia collezionisti, sia gli artisti, perché siamo tutti uguali e tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Possenti è stato un artista importante, fantastico. Qualcuno l'ha chiamata erroneamente naif, ma non lo è. È un artista molto colto, introspettivo, molto molto interessante. Questo è l'oscuretto lato Massa e questo è l'oscuretto lato Viareggio. Vedete? Eccolo. Adesso mi avvicino, così lo vedete meglio. Alla mia destra c'è il mio commensale preferito, che è Girolamo Ciulla, scultore siciliano che vive e lavora a Pietrasanta.
Anche questa è un'opera molto bella e l'ho messa in cucina. Perché l'ho messa in cucina? L'ho messa in cucina perché è un gesto di dare, di ricevere bene che arriva dal cielo, che viene distribuito agli uomini. E cosa meglio di mettere una scultura così interessante vicino alla tavola? Queste cose stanno bene ovunque, intendiamoci, però in cucina ti incoraggiano a nutrire le persone, a nutrirti e a nutrire. Il mio scopo è quello di farvi amare sempre di più l'arte e di usare questo strumento gratuito che è visitare l'arte, guardare i musei, entrare nelle gallerie, parlare con gli artisti, perché ci mettono in una dimensione estatica, preziosa, e ci curano, ve lo posso garantire. E adesso che state tanto in casa, capite quanto è importante arricchire le vostre pareti. Vi voglio ricordare che le pareti sono importantissime perché le vedete dalla mattina alla sera, le pareti, le tavole. Ora non esagerate come me, non esagerate che io ho così tante cose per casa, essendo il mio mestiere, che non ho scaffali per le posate. Dunque, adesso passo a un'altra postazione del mio lavandino. Un lavandone, perché è pesantissimo, è vecchissimo e bellissimo. Sopra cosa ci sono? Pesci, anche se io sconsiglio sempre di mettere i pesci in cucina, infatti non è un buon esempio, perché è scontato. I pesci secondo me devono stare davanti al letto, devono stare in salotto, però qui avevo spazio e qui li ho messi, non vi nascondo che questa è la verità. Qui cosa ho messo? Ho messo un capolavoro secondo me che mi regalò Massimo Kaufmann, si chiama Mondini. Sempre un omaggio al nostro Aldo Mondino. Vedete, è tutto il mondo, è una mappa, si vede un po' l'Africa, l'America, e questo è un omaggio che ho avuto molto gradito. E sicché nell'esortazione di mettere quadri, riempitevi di quadri, attaccate, fatevi disegnare dagli amici, non lasciate però la casa vuota. Vedete, questo è il mio banco di lavoro. E voi direte, ma come, tieni queste opere in cucina? Sì. Ma si possono macchiare? Non mi interessa. Ma si possono sciupare? Non mi interessa. Loro dureranno sicuramente più di me e allora me le voglio godere mentre faccio le cose. Questo è Pino Deodato. Questa è una sposa bellissima. E perché no la sposa in cucina? Ogni stanza è preziosa per voi. Non dovete dire un quadro lo metto in salotto, uno lo metto in cucina, no, ovunque, purché a portata di sguardo. Voi ci dovete girare intorno e dici sì, ma quando tagli il limone cosa succede? Non importa, sì, gli artisti rimediano, i restauratori rimediano, godetevi le opere d'arte, toccatele, abbiatele sempre a portata di mano. Questo è un compensato enorme che mi disegnò Possenti durante un'inaugurazione. Arrivò da Lucca, lui abitava a Lucca, con questa cosa enorme e mi disse: tieni Susanna, questa è la locandina, te la regalo. Ed è una cosa meravigliosa, questa era la sua locandina, non un foglio A4, ma una locandina enorme, bellissima. Attenzione, cosa c'è scritto qua? Help, aiuto. Voglio farvi vedere questo capolavoro di quadro. Questo grande artista in quegli anni fu operato, infatti si vede nella pancia anche una bella cicatrice, e lui fece una mostra da me, bellissima, si chiamava Help. Erano tutti uomini salvati dalle maree, dagli incendi, tutta una sorta di ex voto. Infatti guardate questo capolavoro, eccolo, questo è Antonio Possenti, ritratto con un aereo che cade ex voto. Questi sono tutti i regali che mi hanno fatto gli artisti, quelli generosi. Dunque, accanto al pollo c'è un ritratto mio e di Emilio Tadini, quel bellissimo uomo, anche lui purtroppo è scomparso, grande artista, che mi corteggiava spudoratamente. E io, vedi, timida da morire, riuscii solo a farci una mostra con lui. Qui c'è un mio ex fidanzato, lasciamo fare. E questo è un gioiello di Kan Yasuda perché è di Pietrasanta,
o anche chi lo conosce per altri motivi, è uno scultore giapponese molto molto conosciuto, minimalista, che lavora sul tema dell'essenza zen, esserci non esserci. Questa è Porta sin porta, la porta senza porta, è un capolavoro, lo vedete? E qua sopra c'è un quadro bellissimo, a me piace tanto, sono i tarocchi di Antonio Possenti. Torniamo alla cucina, nel frattempo si è fatta sera, ecco, questo è il nostro adorato paese di Pietrasanta, ed ecco qua, lazzeri, pesci ancora, e questo, ecco, questo è un altro piccolo capolavoro di Marco Lodola. Riconoscete i soggetti? I soggetti sono due dervisci. Anche questa è un'opera che Marco Lodola ha regalato, lui me l'ha proprio regalata per la mostra che ho fatto per Aldo Mondino. Voglio far vedere un'opera, quest'opera di Lucy Johamovitz, è la mostra che ho fatto nel 2018 nella piccola galleria di Garibaldi. Si chiama Mirar Oltre. Mirar oltre vuol dire guardare lontano, guardare oltre, guardare che vuol dire anche vedere, perché a volte guardare non vuol dire vedere. Questo quadro che ho chiesto a Lucy per me, vi racconto brevemente questa cosa. Quando sono andata a visitare lo studio di Lucy a Firenze, mi ha fatto vedere una serie di cose e io guardavo i suoi disegni, le sue sculture, belle queste cose, belle, e io so che gli artisti quando ti invitano in uno studio hanno uno scopo principale, che tu gli dica facciamo la mostra, però non avevo ancora visto quella cosa che mi potesse dare la convinzione e il coraggio di dire sì, ti faccio la mostra, perché per noi galleristi, almeno come faccio la gallerista io, la mostra è un grosso investimento. Io non chiedo niente agli artisti, offro tutto io, faccio tutto io, catalogo, invito, cocktail, promozione, lo faccio con gioia. Sono di una vecchia scuola e comunque dovrebbe essere anche la scuola adesso attuale. Girando per questo studio a un certo punto vedo questo disegno, mi catalizza la mia attenzione. Lo guardo, mi giro verso la Lucy e dico: Lucy, facciamo la mostra. Adesso ve lo faccio vedere. Immagino che capite perché e che cosa mi ha incantato di questo disegno. Intanto la pulizia, la sintesi, ma più che altro questi due occhi in contatto tra loro, uniti come da un cortocircuito, che siano fili di lacrime, che siano ragnatele, che sia energia liquida, che sia energia vitale, non importa. Questo è stata l'emozione grande che mi ha dato, e da lì è nata la bellissima mostra Mirar Oltre, curata da Beatrice Audrito, che ha fatto un testo bellissimo che ho conservato in un piccolo catalogo. Scusate, ma il cameraman non c'è, allora faccio tutto un po' da sola. Ecco, io vi voglio salutare con questa opera bellissima che si chiama Mirar Oltre di Lucy Johamovitz, per augurarvi a tutti di guardare al di là, oltre, pur con la consapevolezza di quello che stiamo vivendo, ma sempre con lo sguardo al futuro, avanti e possibilmente positivo, perché la nostra forza ci aiuterà assolutamente a superare ogni momento. Io vi abbraccio forte e mi raccomando, mirate oltre. Un abbraccio a tutti e stiamo vicini e restiamo a casa. Ciao, ciao, ciao.